diploma di liceo scientifico e da quando avevo 5 anni ho sempre studiato danza a livello amatoriale all'inizio e facendo sempre un po' di più, seguendo sempre corsi un po' più intensivi eccetera, fino a che ho pensato che ciò fosse la mia carriera o il mio possibile lavoro e dopo il diploma scientifico mi sono iscritta a questa accademia di danza di 3 anni dove ho studiato diversi stili di danza e dove mi sono formata genericamente come danzatrice e insegnante di danza. Quindi ho ricevuto questo diploma alla fine dell'Accademia di Danza che è equiparabile in Italia appunto a una laurea triennale e all'estero è riconosciuto come bachelor, quindi come laurea diciamo. Ho passato un mese a New York dove ho potuto prendere diverse classi e imparare cose che mi erano nuove, sempre appunto nel mondo della danza. Ho fatto diversi lavoretti mentre studiavo nelle vacanze estive per appunto potermi pagare questo viaggio studio. Questa è la gavetta che ti fa anche onore, E niente, in questo mese appunto ho preso in considerazione che esisteva anche qualcosa al di fuori dell'ambiente milanese o italiano per quanto riguarda il lavoro che si fa a Bruxelles, è molto interessante per me e perciò ho detto proviamo ad andare a Bruxelles con questo mio biglietto di andata e... Sono andata? Veramente? Sì. Ah, quindi proprio decisissimo. Sì. O la va o la spacca. O la va o torno indietro. Esatto. Anche perché fortunatamente l'Europa è abbastanza viaggiabile, quindi volendo sarei anche potuto tornare a testa bassa. Però non è questo fortunatamente il tuo caso, come vedremo più avanti. E quindi Bruxelles ho provato, a marzo 2010 mi sono trasferita lì e sono rimasta quasi per 2 anni e recentemente mi sono trasferita ad Anversa che si trova appunto nelle Fiandre a nord di Bruxelles. Essendo professionista, appunto nei momenti in cui non si lavora o nei momenti in cui si ha la possibilità bisogna sempre tenersi in allenamento perché il corpo diciamo che si abitua anche a non far niente, perciò bisogna sempre tenersi in allenamento fisico nel senso di essere pronti fisicamente ma anche continuare una sorta di formazione continua perché appunto essendo in questo particolar caso la danza contemporanea un'arte in continua evoluzione o appunto che nasce in questo momento bisogna sempre un po' tenersi aggiornati o vedere cosa succede o conoscere altri modi di affrontare questo lavoro. Sto lavorando con questa compagnia di Anversa, però con questa compagnia facciamo spettacoli aerei più che altro. Aerei sarebbe, scusa l'ignoranza? Sì, no, sarebbe che sono degli spettacoli aerei nel senso che ci sono cantanti, attori e ballerine e facciamo questi spettacoli in aria, nel senso che sono coinvolta in questo progetto ad Asselt, che è un'altra città delle Fiandre, in cui stiamo creando una performance che si terrà in una galleria d'arte. Il primo periodo è stato molto di calma piatta, perché comunque arrivando qui non conoscendo nessuno, non sapendo bene, uno deve anche mettersi un po' in moto, chiedere, farsi conoscere. Esatto, e avere più informazioni possibili su ciò che succede, eccetera. E poi diciamo che un lavoro tira l'altro, non è proprio la definizione esatta, però diciamo che quando si comincia a lavorare poi è anche più facile venire contattati o conoscere anche la maniera in cui approcciarsi, in cui lavorare. Lavorando si impara anche come...
diciamo che almeno per quello che conosco io in questo settore mio a Bruxelles, ad Anversa, la meritocrazia è chiaro chi vale, perché comunque non si può portare in scena uno spettacolo con gente incapace, Chiaro. ecco, è proprio la danza è un'arte visiva comunque, quindi Se è vedi uno tutto fuori. incapace può essere raccontato quanto vuoi, però Esatto, però è anche vero che ok, non parliamo di raccomandazioni, ok, questa parola non è proprio. non esiste in questo settore. Non è che non esiste, ma non è così frequentemente utilizzata come da noi forse, Bene. o non se ne parla così tanto perché non è un problema così grosso forse, però ovviamente conoscere la gente con cui si lavora, creare dei contatti, una rete di contatti abbastanza vasta è un bene. Poi venendo a Bruxelles e la parte delle patatine fritte e della birra, ci sono più di 600 birre diverse in Belgio. Ah, 600. Esatto, e quindi diciamo che è stato un po' duro, soprattutto perché nel primo periodo cercavo di tenermi allenata, però ovviamente non lavorando tutto il giorno, tutti i giorni, il corpo si abitua anche a un diverso stile di vita, diciamo. Però no, io mangio quello che mi piace. Quello che cercando vuoi di e non quanto abbuffare. vuoi? Sì, ma più che altro cerco di cucinarmi da sola delle cose. Qualcuno a casa ti guarderà con invidia sicuramente. perché- Secondo me al momento si sta un po' espandendo in tutta Europa, nel senso che anche qui comunque comincia a arrivare un po' la crisi, si comincia a sentire, il lavoro non è comunque così facile da trovare, ecco. Però Parli nel tuo settore, chiedo scusa, nel tuo settore o in generale? nel mio settore, ma anche un pochino in generale, ora sentendo anche altri amici che fanno altri mestieri, altri lavori. Ci sono perfino stranieri che dicono stranieri da fuori dell'Europa che dicono non ne veniamo più in Europa perché l'Europa ormai è fallita. Quindi, se non ti piace la situazione o te ne vai o cerchi di cambiarla. Chiaro, lamentarsi ovviamente non Ecco, serve. perché comunque quando rimanevo lì mi lamentavo tanto, però dicevo o sto qui e mi sento non realizzata oppure cerco di realizzarmi, però ovviamente non è neanche facile per tutti andare all'estero Chiaro. per diversi motivi. Che in realtà noi italiani lavoriamo molto molto di più dei belgi, soprattutto a livello di ore lavorative della settimana, come i greci. ma Grazie, ecco, grazie, a titolo personale di aver detto questa cosa. Lo so, non eravamo però- d'accordo assolutamente, non era una domanda preparata, però ecco, mi fa piacere No, che venga fuori è questo vero. aspetto che noi lavoriamo. No, Cribbio. Prego. lavoriamo molto e anche troppo, anche di più di quello che vi viene richiesto, per la paura che non sia mai sufficiente. Secondo me, io quello che ho notato della differenza è che siamo dei grandi lavoratori, noi italiani, e ci dedichiamo molto al lavoro, spesso sacrificando quello che è la vita sociale, la vita privata a volte. Si dona molto al lavoro, però purtroppo non viene poi ripagato in maniera equa. Io credo che sì, il Belgio non sia molto conosciuto da noi come paese, nel senso che non è uno dei primi paesi che ti viene in mente di visitare a livello turistico o di andare a scoprire a livello professionale o di studi. Credo che però sia molto interessante, soprattutto perché è appunto l'incontro di due diverse culture, diciamo, quella francofona, quella fiamminga, olandese, ecco. Secondo me è molto interessante, sì, lo consiglierei. L'unica cosa che posso dire è di non scoraggiarsi, nel senso di non buttare all'aria le esperienze fatte, gli studi fatti. È chiaro che se uno non riesce a trovare lavoro nel suo proprio settore si sente frustrato, si sente non realizzato, però è anche vero che bisogna anche un po' riuscire a trovare la propria via nelle cose che ci sono, che si possono fare. Se non si può crearsi una possibilità. Ho tanti amici che in questo momento stanno creandosi delle possibilità, nel senso a Milano, A Milano. in Italia.
C'è un piccolo fuori programma, no, non riprendiamolo, non riprendiamolo, andiamo avanti, ma il bello dell'essere in mezzo alla gente qui ad Anversa, andiamo avanti. Intanto il tuo tè è diventato più freddo della mia birra. Però ti ringrazio veramente per la tua disponibilità, per la tua simpatia, ti faccio i complimenti per tutto quello che hai fatto fino ad ora e sulla fiducia te li faccio anche per quello che farai d'ora in poi. Quindi da Anversa, da Alberto e da Paola è tutto, quindi grazie per averci seguito. Adesso andiamo a prendere qualcosa di veramente caldo, soprattutto lei ne ha bisogno perché deve stare in forma fisicamente, quindi andiamo dentro a prendere qualcosa di caldo. Grazie a tutti, ciao da Alberto e da Paola da Anversa. Ciao! Abbiamo salutato Paola che abbiamo conosciuto nel centro di Anversa, adesso siamo andati a fare un giro tra le strade principali e più conosciute di Anversa. Una di queste è la zona dove ci stiamo trovando in questo momento, popolata principalmente dalla comunità ebrea, che è quella che ha il monopolio, diciamo, dell'attività principale svolta qui ad Anversa, ossia la lavorazione e il commercio dei diamanti. Prima di lasciare il Belgio abbiamo ritenuto doveroso venire qui a Marcinelle, appena fuori Charleroi, ed in particolar modo al Bois du Casier, per rendere omaggio ai 136 minatori nostri connazionali che l'8 agosto del 56 persero la vita qui lavorando in miniera a 900 metri di profondità. E questi sono anche i cancelli davanti ai quali per alcuni giorni i familiari delle vittime si radunarono sperando di poter riabbracciare i loro familiari, cosa che purtroppo non avvenne mai. Questo ci dà anche modo di vedere come sia cambiata nel corso degli anni l'emigrazione dall'Italia verso il Belgio. Se negli anni 50 venivamo qui appunto in Belgio ed eravamo principalmente minatori, venivamo dal sud Italia utilizzando il treno, quindi molto il ritreno e utilizzando forse probabilmente quelle classiche valigie chiuse con lo spago, con la corda. Oggi invece, come abbiamo visto con Andrea e con Paola, giusto per fare due esempi, veniamo in aereo utilizzando le compagnie probabilmente low cost, utilizzando i trolley e apportando conoscenze professionali totalmente differenti. Però venire qui a Marcinelle era doveroso per rendere, dicevamo, omaggio alle 136 vittime nostre connazionali che hanno perso la vita lavorando in miniera a 900 metri di profondità. Per il momento è tutto dal Belgio. Adesso è il tempo di tornare in Italia, prima però poi di dover e di voler tornare all'estero ad incontrare altri ragazzi che hanno lasciato il nostro paese per andare all'estero a cercare lavoro. Quindi è tutto, da Marcinelle, dal Belgio un saluto, alla prossima occasione, ciao a tutti!